Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi vado a preparare un piatto della tradizione ligure e non solo, perché si fa anche in quasi tutto il Mediterraneo, anche in Francia e in Spagna. Vado a preparare la burrida di stoccafisso. Lo stoccafisso non è altro che un merluzzo essiccato per la conservazione e poi viene rigenerato in ammollo, se no poi si poteva fare anche sotto sale e lì diventa baccalà. In Liguria normalmente si usa sempre lo stoccafisso ammollato. Io normalmente uso la testa perché c'è un po' più di carne, è un po' più difficile da pulire perché ci sono un po' più di spine, mentre la coda è un po' più facile, però c'è un po' meno da mangiare. Gli ingredienti sono tutti quelli che fanno parte della ricetta originale, però per essere più tranquilli diciamo che è una mia versione. Per partire le patate, la proporzione nel mio caso sarà 1 chilo di stoccafisso, mezzo chilo di patate. Se vi piace un po' più leggera, tra virgolette, basta aggiungere un po' più di patate. Poi abbiamo carote, sedano, cipolla, dell'aglio, che in questo caso ho trovato anche quello di Vessalico, prezzemolo, funghi secchi che andrò poi ad ammollare, pinoli, olive taggiasche, 3 o 4 filetti di acciuga, del concentrato di pomodoro perché così mi darà giusto un po' di colore, del vino bianco, mi raccomando che sia buono, sale, pepe e olio extravergine d'oliva taggiasco. Per aiutarmi nella pulizia dello stoccafisso lo metto a vapore, così riesco a togliere più facilmente la pelle, la lisca e tutte le spine, e poi lo rendo anche un po' più gentile, un po' meno forte al gusto. Nell'acqua, per dargli un po' più di sapore, ho messo del prezzemolo, 2 foglie d'alloro, 2 bacche di ginepro e 2 chiodi di garofano. Quindi metto lo stoccafisso a cucinare. Nel frattempo poi incomincio a tagliare il prezzemolo, mi raccomando tagliatelo molto sottile, deve diventare una polvere. Metto anche un po' d'acqua calda nei funghi secchi per ammollarli. Incomincio anche a pulire le patate, le taglio a fettine e poi per renderle più buone le vado a mettere in acqua fredda, così gli andrò a togliere l'amido e durante la cottura rimarranno belle fragranti. Preparo anche base del soffritto, quindi pulisco la cipolla, la carota. Una volta pronto taglio tutto a pezzi, vado a mettere insieme al sedano nel mio frullatore, frullo molto bene, molto sottile. Preparo anche l'aglio, per comodità poi le metto in uno stuzzicadente, così sarà più facile togliere l'aglio durante la cottura. Una volta ammollati i funghi li vado a tagliare molto piccoli. Quindi adesso prendo il mio stoccafisso, come vedete dopo questa leggera cottura a vapore le spine, tutta la pelle, le lische si staccano molto bene e così riesco poi ad avere tutto lo stoccafisso, tutta la ciccia diciamo, bella pulita e pronta per la cottura della mia burrida. Metto il mio soffritto nella mia casseruola di rame, aggiungo l'olio, un po' d'aglio, lascio andare bene in modo tale che si cucini, aggiungo i miei funghi e faccio insaporire, poi aggiungo i filetti di alici e nel frattempo tolgo l'aglio. Faccio sciogliere bene le alici, aggiungo anche il mio stoccafisso, faccio insaporire e poi lascio andare per almeno 10 minuti. Poi vado a sfumare con il vino e poi lascio cucinare per altri 10-15 minuti. Aggiungo le patate, faccio insaporire il tutto, poi aggiungo un po' di acqua calda per dare ancora un po' di umidità, aggiusto di sale perché lo stoccafisso, se vi ricordate, non è salato, chiudo e lascio cucinare per almeno mezz'ora. Poi aggiungo le olive taggiasche, i pinoli, il concentrato di pomodoro, mescoliamo, aggiungo ancora il prezzemolo, mescolo il tutto e facciamo cucinare ancora per 20 minuti. Nel frattempo tosto i pinoli e siamo pronti per impiattare. Io userò un pentolino, sistemo le patate in fondo, poi vado a costruire sopra la mia torretta con lo stoccafisso, mi raccomando fate una cosa carina, poi aggiungo abbondante sugo, le olive, finisco la mia decorazione con il prezzemolo, metto ancora 2 pinoli, aggiusto di pepe, metto un filo d'olio e il piatto è pronto. Bene, eccola qua, questa è la famosa burrida di stoccafisso.
o stoccafisso accomodato alla genovese. Avendo cambiato un po' di tecniche di cottura, l'abbiamo resa un po' più elegante, meno rustica, diciamo, in modo tale che il sapore dello stoccafisso non sia forte, perché magari non a tutti piace. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.